Martina è gelosa, Chiara. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra da, in, di. La preposizione giusta è di. In italiano la costruzione è essere gelosi di. Chiara Ferragni è nata 1987. Se non sai chi sia Chiara Ferragni, meglio così. A noi comunque qui interessa la preposizione. Quale preposizione dobbiamo usare in questa frase? Puoi scegliere tra in, nel, al. La preposizione corretta è nel. Questa è una preposizione articolata ed è data dalla fusione della preposizione in con l'articolo il. Quindi diremo Chiara Ferragni è nata nel 1987. Il forno a microonde è frigo. Qual è la preposizione da usare in questa frase? Puoi scegliere tra nel, sul, al. Se hai risposto sul, complimenti, hai indovinato. Teoricamente, se vuoi, il forno a microonde puoi metterlo anche nel frigo, però diciamo che è consigliabile tenerlo sul frigo, cioè sopra il frigo, non dentro il frigo. Questa frase inizia con i puntini sospensivi, quindi la parola da indovinare è all'inizio della frase. Ripiani, ci sono dei libri. Puoi scegliere tra queste preposizioni: sugli, su, sui. La risposta giusta è sui. Per decidere bisogna guardare il sostantivo. Con il sostantivo ripiani si usa l'articolo i, non si usa l'articolo gli. Di conseguenza la preposizione articolata da usare sarà sui, non sugli. Questa cosa dipende esclusivamente dal sostantivo, da come inizia il sostantivo. Per esempio, se ci fosse il sostantivo scaffali, che inizia con SCA, scaffali, dovremmo dire sugli scaffali. Perché? Perché con il sostantivo scaffali si usa l'articolo gli. Lo scaffale, singolare, gli scaffali, plurale. Sullo scaffale, singolare, sugli scaffali, plurale. Ho bevuto un tè, pesca. Qual è la preposizione giusta? Puoi scegliere tra di, alla, con. La preposizione giusta è alla. In questa frase bisogna usare la preposizione articolata alla. Ho bevuto un tè alla pesca. Ieri sono andato in pizzeria. Puoi scegliere tra in, dalla, da. Quindi in pizzeria, dalla pizzeria, da pizzeria.
La preposizione giusta è in. Ieri sono andato in pizzeria. Non puoi dire andare dalla pizzeria o andare da pizzeria. Devo andare supermercato. Quale parola manca? Puoi scegliere tra queste preposizioni: dal, in, al. La preposizione corretta è al. Devo andare al supermercato. Non puoi dire devo andare in supermercato. Allo stesso modo non puoi dire devo andare dal supermercato. Però potresti dire devo passare dal supermercato. Ho comprato un pacchetto patatine. Puoi scegliere tra con, di, delle, quindi con patatine, di patatine, delle patatine. La preposizione giusta è di. Ho comprato un pacchetto di patatine. Il rumore proveniva primo piano. Puoi scegliere tra dal, sul, nel. La risposta giusta è dal. In questa frase bisogna usare la preposizione articolata dal. Perché? Perché c'è il verbo provenire. Per indicare la provenienza, cioè l'origine di qualcosa, si usa la preposizione da. Questo vestito è molto delicato. Devi lavarlo? Mano. Puoi scegliere tra alla, dalla, a. Qual è la preposizione giusta? La preposizione giusta è a. In italiano si dice lavare a mano. Di solito la contrapposizione è tra lavare a mano e lavare in lavatrice. Se lavo i vestiti a mano significa che non li metto in lavatrice, ma per esempio li metto in una bacinella piena d'acqua, poi metto il detersivo e li lavo. Ho preso i pomodori, frigo. Quale preposizione dobbiamo usare in questa frase? Puoi scegliere tra dal, per, al. La preposizione corretta è dal, perché comunque c'è il verbo prendere. In questo caso io sto indicando l'origine, cioè il punto da cui ho preso i pomodori. Martina è una ragazza, mano. Quale preposizione va in questa frase? Puoi scegliere tra a, alla, di. Quindi ragazza a mano, ragazza alla mano, ragazza di mano. La risposta corretta è alla mano. Questa è un'espressione idiomatica, quindi ha un significato figurato. In italiano si può dire che una persona è alla mano, significa che è disponibile e cordiale. Non stare così senza fare niente.
Non stare con le mani mano. Quale preposizione o preposizione articolata bisogna usare in questa frase? Puoi scegliere tra per, a, in. La preposizione giusta è in. Questa è un'espressione idiomatica. Si dice con le mani in mano, stare con le mani in mano. Fondamentalmente una persona che sta con le mani in mano è una persona che sta in questa posizione, cioè una mano sull'altra, quindi una persona che non fa niente. Mi astengo, fare commenti. Quale preposizione si usa col verbo astenersi? Puoi scegliere tra la preposizione semplice di, la preposizione articolata dal e la preposizione articolata col. La risposta corretta è dal. Con il verbo astenersi si usa la preposizione dal. Quindi mi astengo dal fare commenti. Cosa significa? Evito di fare commenti. Se hai indovinato la preposizione, complimenti. Questa frase era piuttosto difficile, perché comunque il verbo astenersi è piuttosto avanzato. È conosciuto solo dalle persone che sanno bene la lingua italiana.